Benvenuti o bentornati al Caffè Letterario. Da oggi iniziamo una nuova avventura. In questo anno scolastico inizieremo a trattare dell'inferno dantesco, quindi piano piano, nel lungo periodo, tratteremo tutti e tre i regni dell'oltretomba e arriveremo alla fine alla contemplazione di Dio, quindi arriveremo come Dante a contemplare la maestà e la vastità di Dio. Affronteremo il suo stesso percorso e sicuramente ne usciremo trasformati, perché Dante è questo, Dante è trasformazione, è riflessione, e nella Divina Commedia abbiamo la summa di tutta la conoscenza dell'uomo medievale, dell'uomo classico e poi dell'uomo medievale insieme, quindi Dante veramente racchiude tutto il sapere all'interno della sua opera. E come il viaggio di Ulisse, anche quello dantesco sarà sicuramente straordinario, ne usciremo trasformati e sicuramente avremo quindi modo di riflettere su aspetti inediti sicuramente. Oggi parliamo soprattutto dell'inferno, quindi saranno tutta una serie di incontri, alcuni su certi temi specifici, quindi ci saranno degli approfondimenti, in altri invece tratteremo proprio canto per canto, quindi i vari argomenti in maniera più sintetica, più stringata, poi a seconda del tempo. Quello che affrontiamo dunque è un viaggio nell'oltretomba. I tre regni dell'aldilà sono appunto inferno, purgatorio e paradiso. 3 sono le cantiche, 33 i canti più uno di introduzione. 3 sono le persone di Dio, uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, che Dante arriverà a contemplare alla fine. Quindi notiamo subito tutta la simbologia che si nasconde all'interno della Divina Commedia, ma non poteva essere diversamente. Perché? Perché ovviamente moltissime immagini che ritroveremo poi saranno tratte dal testo biblico, quindi non possiamo affrontare Dante senza conoscere anche la Bibbia, non possiamo quindi ignorarlo, dovremo fare i conti con questo libro straordinario che tutti nel Medioevo conoscevano e che soprattutto oggi è bene riscoprire. Quindi queste immagini di pecore, di pastori, di pescatori, tutti gli animali che ricorrono anche nella Divina Commedia, moltissimi di loro, ecco, sono presi proprio dalla Bibbia, non tutti, però moltissimi sono presi proprio da questo testo. Un viaggio che Dante percorre e affronta verso la metà della sua esistenza terrena e sicuramente un'esperienza che lo trasformerà per sempre e ha una missione simile a quella di Cristo: salvare l'umanità, far riflettere l'uomo e far capire che la sua esperienza è un'esperienza universale, perché riguarda tutti noi, nessuno di noi è esente dagli stessi dubbi, dalle stesse angosce che ha provato Dante. Pensiamo a quando incontra Paolo e Francesca, quando cade, quando rimane stupito di fronte alla potenza del loro amore. È impossibile rimanere indifferenti, però Dante è anche consapevole che il giudizio di Dio è infallibile e pur essendo a volte anche imperscrutabile non può essere messo in discussione. Pertanto noteremo da un lato l'umanità, la pietà di Dante, dunque dell'uomo, e dall'altra l'inesorabile e categorica sentenza definitiva della giustizia divina, quindi della parola di Dio che incombe e che pone e che mette la parola fine a qualsiasi discussione. Non dobbiamo mai dimenticare che misericordia e giustizia sono due piatti della stessa bilancia, ma non sono da confondersi, perché se la misericordia consente all'uomo di salvarsi e dunque di evitare queste pene, è chiaro che però la giustizia deve fare il suo corso, quindi chi ha sbagliato deve pagare assolutamente, però la misericordia permetterà all'uomo che si pente fino all'ultimo respiro, quindi entro la sua morte, sicuramente sarà salvato. Dunque troveremo poi all'inizio del purgatorio, o meglio ancora, troveremo nell'antipurgatorio gli spiriti negligenti, quindi coloro che hanno tardato a pentirsi e che solo in punto di morte, pochi istanti prima di morire, hanno cambiato idea, si sono pentiti e per questo si sono
sono poi salvati. Incontreremo Casella, l'amico di Dante, troveremo poi Beatrice che alle soglie del paradiso terrestre accoglierà Dante e Virgilio scomparirà naturalmente, ritornerà nel limbo, nel luogo dal quale era stato chiamato per accompagnare il grande sommo poeta. Pertanto, ecco, affronteremo un viaggio straordinario. Ecco, posso solo promettervi questo: sarà senz'altro un'esperienza importante che ci farà riflettere e che soprattutto metterà anche in discussione, per chi è credente, anche la propria fede. Quindi rifletteremo anche sull'ipocrisia della Chiesa. Dante non risparmia, parole molto molto violente, molto velenose anche, e spesso anche sarcastiche nei confronti dei membri della Chiesa, ci andrà giù molto pesante. Vedremo quando nelle Malebolge troveremo gli ipocriti, quei sepolcri imbiancati, come li ha definiti Cristo in persona. Però non voglio anticipare nulla. In questa prima lezione parliamo dell'inferno, torneremo ancora poi a parlare di Divina Commedia anche in generale, per carità, ma oggi voglio concentrarmi sull'inferno, sul primo dei tre regni dell'aldilà. L'inferno è questa voragine straordinaria, questo enorme abisso a forma di imbuto che via via quindi si restringe sempre di più verso il centro della terra, dove è andato a conficcarsi Satana, il diavolo, Lucifero. Attenzione, perché Lucifero non è il vero nome di Satana, di questo angelo ribelle, ce lo dice proprio la Bibbia, che adesso prendiamo perché è giusto fare i conti con il testo. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, il versetto 14 dice: non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. E con questo termine venne poi indicata anche la stella Venere, la stella del mattino, come viene anche chiamata, e pertanto ecco non indicava Lucifero. Poi con l'avvento del cristianesimo venne indicato con questo termine Satana. In realtà Lucifero viene dal lux ferre, dal latino dunque ferre, portatore, portare, lux, la luce, il portatore di luce. La Bibbia, come abbiamo appena sentito, definisce Satana angelo di luce, quindi colui che è in grado di sedurre e di attrarre quindi gli uomini al peccato. E non è un caso che proprio all'inizio del cammino Dante venga attratto, quindi adescato dai tre grandi peccati, quelli più gravi, e non è un caso che Dante venga adescato proprio dalle tre belve feroci che si manifestano proprio nella selva oscura, la lonza, il leone e la lupa. Dunque i tre grandi peccati: la lussuria, la superbia e l'avarizia, la cupidigia, questa bramosia di voler accumulare, di desiderare sempre di più, peccati che lo stesso Dante ammette di aver commesso. Ma che cos'è dunque il peccato e perché riguarda tutti noi? Il peccato è una trasgressione. Chi trasgredisce alla legge di Dio. Il primo grande trasgressore, il primo peccatore è stato proprio Adamo ed Eva, che hanno peccato perché hanno disubbidito a Dio, hanno mangiato dell'albero proibito. Di tutti potevano mangiare tranne che di quello, e infatti per questo sono stati cacciati, sono stati puniti. Satana, quindi l'avversario, il nemico, perché questo significa il termine Satana, è stato cacciato da Dio dopo la ribellione ovviamente in paradiso, ed è stato dunque scagliato sulla terra. Questo lo sappiamo grazie all'Apocalisse, lo dice Giovanni: cieli, beati voi perché vi siete liberati di Satana, ma guai a te, o terra, perché adesso Satana è giunto da te, è venuto in mezzo a te. Satana, secondo appunto la mentalità quindi medievale, soprattutto secondo Dante, è stato scagliato sulla terra, è arrivato nell'emisfero australe, quindi nell'emisfero sud, e ha generato questa grande
grande voragine ad imbuto ed è andato a conficcarsi proprio al centro della terra. Pertanto quando Dante e Virgilio arriveranno alla cintola, ebbene lì saranno al centro della terra, poi risaliranno attraverso le gambe di Lucifero e arriveranno poi dall'altra parte, quindi arriveranno a contemplare la montagna del Purgatorio, che si trova dunque sempre nell'emisfero australe, perché la porta per poter entrare nel primo regno dunque dell'oltretomba, quindi all'inferno, si trova vicino a Gerusalemme. Da lì, quindi in mezzo, dopo essere uscito da questa selva oscura, entrerà nell'antinferno. La famosissima frase la conosciamo tutti: lasciate ogni speranza voi che entrate, e da lì poi inizierà il percorso, incontrerà gli ignavi, perché adesso parleremo proprio di questa struttura, fino poi ad arrivare appunto nel lago di Cocito, questo lago ghiacciato. Ebbene sì, non è un inferno pieno di fuoco, di pentoloni, di diavoli con i forconi, ci sono anche queste zone, ma non dove si trova Lucifero. Lucifero con queste sue ali enormi da pipistrello, quindi noteremo anche proprio l'immaginario medievale, il modo anche buffo e strano che ha di rappresentare i demoni, quindi tutti questi spiriti del male, però con queste ali da pipistrello, sbattendole continuamente, genererà un vento talmente freddo e potente che ghiaccerà tutti i dannati del lago di Cocito, di questo ultimo cerchio in cui si trovano i traditori di chi si fida, quindi i traditori di coloro che sono stati i nostri amici, parenti o comunque persone vicine a noi che comunque abbiamo conosciuto. E la cosa sorprende naturalmente, perché nessuno pensa all'inferno come un luogo ghiacciato, tutti pensiamo subito al fuoco, a qualcosa che bolle in pentola, quindi a una sofferenza però legata al calore. Ecco, no, nella parte più estrema, quindi più profonda di questo abisso completamente buio, abbiamo il ghiaccio, quindi una cosa che sorprende, però non ci deve stupire, perché scopriremo tantissime cose molto interessanti. Quindi è importante, perché capiremo anche la mentalità dell'epoca, capiremo le loro paure, le loro ansie, le angosce, e soprattutto attraverso quali strumenti artistici, grazie quindi alle arti figurative, la Chiesa, attraverso quindi quali arti figurative, quali immagini la Chiesa abbia tormentato e terrorizzato milioni di persone per molti secoli, con questa paura dell'inferno di fuoco. Ecco, interessante, perché questo abisso dunque generato da Satana, perché nel momento stesso in cui lui scendeva verso il fondo, la terra si è ritirata verso l'alto per non entrare in contatto con Lucifero, e ha formato dunque la montagna del Purgatorio. Quindi la terra, non volendo toccare questa bestia immonda, si è ritirata, perché ovviamente ha rifiutato Dio ed ha osato addirittura sfidare il creatore, si è ritirata e quindi ha formato il monte del Purgatorio, che sarà poi oggetto della seconda cantica e che tratteremo molto più avanti, in base anche al tempo che abbiamo a disposizione, che è sempre poco purtroppo. L'inferno è dunque un mondo oscuro, il buio, il nero, è sempre un qualcosa anche a livello cromatico che compare sempre. Vedremo quando incontreremo le Malebranche, quindi la brigata di Malebranche, e non vi svelo nulla per adesso, però scopriremo che ci sono tantissimi collegamenti cromatici tra il nero della pece bollente, il nero del crocefisso di cui si parlerà, quindi ci saranno veramente anche i colori che sono da tenere in considerazione, perché simboleggiano sempre il male. Il nero è proprio la perversione, la perfidia, il male di queste anime che sono dannate, che sono destinate dunque a soffrire in eterno. Però se pensate che Dante abbia inventato di sana pianta tutte queste sofferenze, queste pene di cui poi andremo
a trattare, quindi a parlare più avanti, ebbene vi sbagliate di grosso. Perché? Perché in realtà c'erano già stati molti altri autori prima di Dante che ne avevano già parlato, avevano descritto anche con dovizia di particolari, in maniera minuziosa, tutte le pene di coloro che erano dannati per l'eternità. Sto parlando di Bonvesin della Riva e anche di Giacomino da Verona. Ed è proprio dal suo libro, dalla sua opera di questo Giacomino, che si intitola De Babilonia Civitate Infernali, quindi sulla città infernale di Babilonia, cioè sull'inferno in pratica, che voglio leggervi alcuni passi molto brevi, ma solo per farvi capire. Giacomino da Verona dice: non fu mai visto in nessun tempo un luogo, un'altra cosa altrettanto puzzolente, poiché da più di 1000 miglia di distanza si sente la puzza e il fetore che escono da quel pozzo. Ecco, notate l'immagine di questo pozzo profondo, di questo abisso oscuro in cui si sentono queste esalazioni fetide. La puzza la ritroveremo poi nelle malebolge, quando troveremo alcune anime che sono immerse completamente nel letame, quindi negli escrementi, e lo dirà lo stesso Dante usando termini molto violenti. Io vidi un del capo sì di merda lordo, lo dice proprio Dante, sono parole sue. Che io non riusciva a capire, dice Dante, se era laico o cherco, cioè era talmente ricoperto di merda, e lo dice proprio lui, che io non riuscivo a capire, perché appunto la testa non si vedeva, se era un laico, quindi una persona laica, o un chierico, perché non era visibile la tonsura, quindi dei religiosi. Ecco, notare dunque che questo fetore è già presente in Giacomino da Verona. Laggiù vi sono molte bisce, ramarri, rospi, serpenti, vipere, basilischi, dragoni che mordono, la cui lingua e i cui denti tagliano più dei rasoi e mangiano tutto il tempo e sono sempre affamati. E ancora, che cosa dice Giacomino? Lì ci sono i diavoli coi grandi bastoni che ai dannati spezzano le ossa, le spalle e i fianchi, ed essi sono 100 volte più neri del carbone. Di nuovo questo colore cromatico del nero che ritroveremo nella bolgia dei barattieri, dove troveremo appunto anche i malebranche. Interessante dunque subito notare il fetore, il lezzo, queste esalazioni fetide, i diavoli che tormentano e spezzano le ossa dei dannati. Quindi tutto questo immaginario di terrore, di sofferenze indicibili era già presente. Quindi Dante in realtà non inventa niente di nuovo. Ma allora dove sta la straordinarietà di Dante? È molto semplice. La vera dannazione, quindi la vera maestria, il vero genio di Dante è stato nell'aver reso il dannato schiavo della sua ossessione. Cioè ogni persona che Dante incontrerà vedremo che è ossessionata da qualcosa, ha un pensiero fisso. Questo pensiero ancora lo tormenta e lo tormenterà per l'eternità. Questa è la grandezza del poeta fiorentino, l'avere dunque condannato la persona ad essere continuamente, eternamente, incessantemente ossessionata proprio da questo pensiero fisso, da quella immoderata cogitatio, come abbiamo già anche visto in altre lezioni, da quel quindi pensiero ossessivo che genera poi il peccato. E anche questa è un'idea che è presente nella Bibbia, lo troveremo ancora. Chi pensa continuamente a qualcosa, quindi chi continua a nutrire un pensiero ossessivo per qualcosa o per qualcuno, poi sarà portato a peccare, e infatti tutti i dannati sono ancora schiavi della loro ossessione. Pensiamo a Francesca, nonostante la sofferenza eterna, ancora continua ad essere sbattuta di qua e di là, di su e di giù, insieme al suo amato, e quando parla con Dante ancora lo guarda, lo osserva. Quindi Paolo è sempre nei suoi pensieri, e l'unico argomento di cui parla è proprio l'amore, quell'amore adultero, ma soprattutto quell'amore che non ha saputo trattenere, perché qui non è condannato poi l'adulterio,
ma è condannata ovviamente questa incapacità di frenare la pulsione, quindi è sempre l'incontinenza che viene punita, però ancora parla di amore, è ossessionata da lui. E infatti per 3 volte ripete la parola amore: amor ca nullo amato amar perdona, amor cal cor gentil ratto s'apprende, e amor condusse noi ad una morte, no? Caina attende che a vita ci spense, quindi ancora notare anche il 3 come simbologia. Quindi è interessante, Farinata degli Uberti, quando lo troveremo, che parlerà appunto con Dante, ancora pensa con la logica del partito politico, quindi ancora pensa alle lotte, alle beghe comunali, insomma, tra guelfi bianchi e guelfi neri, tra i guelfi ghibellini, quindi ancora in mente la politica e la situazione della sua amata città, del mondo umano. Quindi nonostante le sofferenze, lui è ancora lì che pensa a qualcosa che ormai non lo riguarda più perché è morto, eppure ha questo atteggiamento di superiorità Farinata, sembra quasi schifare l'inferno, sembra trovarsi lì proprio perché è obbligato, ma in realtà lui non vorrebbe essere lì, però è indifferente quasi a questo atteggiamento che non viene cancellato. E poi chiaramente l'esempio più straordinario è quello del conte Ugolino. Quando parlerà con Dante ancora ricorderà di cosa è stato vittima, cioè di aver visto i suoi figli morire, e soprattutto quindi sarà condannato, no, a rosicchiare e a mordere per sempre quella testa che è appunto la testa dell'arcivescovo, naturalmente, e quindi purtroppo anche lui non potrà più dimenticare la sua ossessione. Anzi, direi che Ugolino è proprio l'emblema, no? La rappresentazione e la personificazione dell'ossessione, perché deve masticare per l'eternità come una bestia selvatica proprio la testa di colui che lo ha condotto alla rovina e che gli ha causato un'enorme sofferenza, la sofferenza più grande, perché avendo rinchiuso lui e i figli in una torre, chiaramente è stato spettatore della morte della propria prole. Vedremo Vanni Fucci che ancora continua a bestemmiare contro Dio e addirittura farà un gesto osceno nei confronti di Dio, che sarebbe il nostro corrispondente dito medio nei confronti di Dio, pur essendo appunto nella bolgia dei ladri. E poi vedremo anche Capaneo che nonostante quindi sia condannato, nonostante appunto sia stato condannato, continua ancora a bestemmiare contro Dio, quindi la sua superbia continua, ecco, ad esistere e continua dunque imperterrita come se niente fosse. Un altro punto interessante però è il modo in cui vengono puniti, perché sappiamo bene che Dante utilizza la legge del contrappasso. Cioè, cosa significa? Contrappasso viene dal latino contra patior, vuol dire soffrire in cambio qualcosa di analogo, cioè significa soffrire però in base a ciò che si è commesso. Lo sappiamo tutti, la legge del contrappasso prevede dunque che ad una colpa poi corrisponda una pena che sia in qualche modo legata alla colpa che il dannato ha commesso, ed è legata o per analogia o per contrasto, però in qualche modo la deve ricordare. Infatti, facciamo 2 esempi su tutti: quando incontreremo gli indovini sempre in Malebolge per avere, e quindi peccato, no? Per aver osato guardare il futuro, guardare avanti, adesso camminano per l'eternità con la testa completamente ruotata, guardano all'indietro e il corpo invece va in avanti. Quindi è una pena per contrasto, per contrapposizione rispetto a quello che hanno fatto. Oppure una colpa invece per analogia è quella di Paolo e Francesca, perché sono stati trascinati, spinti dalla passione a tradire una il marito e l'altro comunque a non frenare il proprio impulso, e di conseguenza ora sono sbattuti da una parte all'altra del loro cerchio da questa tempesta, da questo turbinio, da questo vento, insomma, così potente, che continua quindi per l'eternità a smuoverli come uno stormo di uccelli senza requie e senza posa. Oppure quando troveremo i seminatori di discordia, vedremo che, avendo appunto diviso le persone o addirittura interi popoli o nazioni, verranno appunto tagliati, spezzati in qualche modo, quindi verranno lacerati,
divisi anche in due o perderanno alcune parti del corpo da dei diavoli armati di spada. Oppure, e qui mi fermo, pensiamo ai superbi che per aver alzato la testa, per aver osato quindi reputarsi superiori addirittura a Dio, adesso vengono puniti con un masso che devono portare sulle spalle e che quindi devono piegare la testa quasi fino al pavimento, toccare quindi terra con il naso. Quindi Dante non risparmia nessuno in sostanza, però queste pene, queste sofferenze erano già state descritte veramente da molti autori prima di lui, quindi la straordinarietà di Dante è proprio questa: la vera dannazione delle anime è rimanere prigioniere della loro ossessione, sono proprio schiave di questa immoderata cogitatio, di questo pensiero immoderato, ossessivo, che proprio le tormenta. E questa è un'altra pena, oltre a quella che devono subire anche fisicamente, se ci pensiamo. Quindi in realtà è una pena duplice, perché continuano a pensare come questo chiodo, con questo chiodo fisso, a quello che li ha condotti alla loro situazione attuale. L'inferno è un luogo in cui abbiamo moltissime percezioni tattili, olfattive e soprattutto uditive. Pensiamo al terzo canto dell'inferno: qui vi sentì strida, pianti e alti guai, quindi sentiremo urlare, sentiremo bestemmiare e soprattutto sentiremo questi dannati che continuano a maledire coloro che li hanno condotti qui, quindi coloro che li hanno condotti alla rovina, alla morte definitiva. Continuano quindi a essere tormentati, a bestemmiare e soprattutto a maledire le persone che sono ancora in vita. Ed è interessante, perché poi invece nel purgatorio e nel paradiso vedremo invece degli spiriti che sono pronti ad aiutare Dante, che si faranno in quattro, che sorrideranno, che canteranno e che soprattutto pregheranno. E là la protagonista indiscussa sarà la luce che si contrappone invece alle tenebre del peccato e del male che vive in realtà in ciascuno di noi, perché tutti noi siamo luce ed ombra. Ma la domanda più importante che stavamo tutti aspettando è la seguente: in che modo e su quali basi Dante suddivide quindi questi dannati? Cioè, perché nell'alto inferno troveremo gli incontinenti, nel medio inferno troveremo invece i violenti e poi invece nel basso inferno i fraudolenti? Quindi vedremo le tre grandi colpe punite, l'incontinenza, la violenza e la frode. Ma su quali basi Dante fa questa ripartizione? Beh, molto semplice: si basa sul grandissimo suo maestro, uno dei tanti, non su Virgilio ma su Aristotele, perché si basa proprio sull'etica nicomachea di Aristotele. Già il grande filosofo greco aveva suddiviso i peccati, o comunque gli errori degli uomini, in due parti, cioè in due grandi macro categorie. Cioè si può peccare, quindi si può trasgredire o per incontinenza o per malizia. L'incontinenza ovviamente è il peccato meno grave, cioè sono tutti coloro che non riescono a trattenersi e che di conseguenza assecondano i propri impulsi, i propri stimoli, quindi sono coloro che non riescono a sottomettere l'impulso alla ragione, quindi non sanno controllarsi. E dall'altro lato invece abbiamo coloro che peccano per malizia, cioè coloro che utilizzano la ragione, lo strumento, è bene ricordarlo, che ci contraddistingue dagli animali, quindi quel grande strumento che ci ha dato Dio o la natura, insomma, in base a chi crede o no, però quello strumento che ci ha resi principi di tutta la creazione, come vedremo poi anche nell'umanesimo e nel Rinascimento. Pertanto peccare è anche proprio andare contro Dio, perché si utilizza questo strumento che egli ci ha dato non per fare il bene, ma per invece infliggere del male al nostro prossimo. Infatti chi pecca per malizia o pecca usando la forza, quindi attraverso la violenza, quindi uccidendo gli altri, se stesso, oppure andando contro natura, quindi uccidendo tra virgolette metaforicamente la natura, oppure attraverso la frode, quindi per malizia. Quindi o per incontinenza o per malizia, e la malizia si suddivide poi in violenza, quindi vedremo gli assassini, i suicidi e
ovviamente appunto coloro che peccano contro natura o contro lo stesso Dio, e dall'altro lato invece chi pecca per malizia usando la frode, cioè ingannando il proprio prossimo, quindi ingannando le persone. Questa è la forma più grave, più perversa di peccato che possa esistere, perché l'uomo utilizza questo strumento potentissimo per nuocere e quindi per fare del male, arrecare dei danni molto gravi al proprio prossimo, ed è quindi quello che Dante e Dio stesso non possono perdonare. Infatti vengono messi proprio nel basso inferno, nella parte più bassa, e coloro che staranno vicini a Lucifero sono proprio i traditori di chi si fida verso, cioè coloro che ci sono più vicini e più cari. Non a caso nella bocca di Lucifero c'è proprio lui, Giuda, colui che tradì il Cristo, il figlio di Dio. Nel basso inferno troveremo tutti coloro che utilizzarono la ragione e il libero arbitrio per compiere il male. Voi capite che significa usare uno strumento potentissimo, però per uno scopo che è assolutamente nefasto e che va contro natura, perché Dio non ci ha dato la ragione per peccare, ma per ovviamente diventare i più grandi su questa terra, quindi per essere proprio il principe di tutta la creazione. Infatti lo stesso Dante poi dice: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, quindi per essere veramente sempre migliori, sempre più perfetti, quindi per seguire il suo esempio ed essere simili a Dio, non simili a Satana. Per concludere questo primo il nostro percorso legato all'inferno, quindi abbiamo trattato in maniera molto generica, però è necessario insomma fare anche questi brevi video di approfondimento. Vediamo un attimo la struttura. Abbiamo visto questo imbuto dunque creato da Satana, e dopo appunto aver oltrepassato la porta che si trova vicino a Gerusalemme entreremo nell'antinferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante e Virgilio sentiranno lamentarsi gli ignavi, coloro che non hanno mai preso nessuna decisione nella loro vita, che hanno sempre lasciato gli altri decidere. Ecco, gli ignavi adesso che sono punti da tutte le parti, da vespe, mosconi, perché devono essere stimolati, pungolati in qualche modo, quindi ricevere quello stimolo che non hanno mai avuto in vita e che non hanno mai fatto nulla, non sono mai stati spinti ad agire, e inseguono per l'eternità questo vessillo bianco che rappresenta appunto la loro neutralità, il fatto di non essersi mai espressi, e attraverso l'antinferno entreremo poi nei primi cerchi, che sono quelli che riguardano appunto l'incontinenza. Qui vengono puniti i 7 peccati dell'incontinenza, quindi la superbia, la lussuria, l'avarizia, l'ira, eccetera eccetera, quindi tutti e 7 i peccati che noi conosciamo molto bene. Nel primo cerchio però non ci sono questi peccati, ma abbiamo il limbo, quindi il primo cerchio è riservato a tutti i grandi e a tutti gli uomini, donne e bambini che sono nati prima della venuta di Cristo, cioè di tutti coloro che non ebbero la possibilità di diventare cristiani attraverso il battesimo. Sappiamo bene che per la Chiesa, dunque per il cristianesimo, chi non è battezzato non può accedere al paradiso, quindi finisce in questo luogo simbolico, in questo luogo in sostanza di assenza di pene corporali, non c'è una sofferenza fisica, in cui però tutti hanno questo desiderio di voler contemplare Dio, però è più una sofferenza quindi psicologica, interiore. È la creatura che desidera a tutti i costi di poter vedere e contemplare il suo creatore, ma non lo potrà mai fare. Ecco, è proprio da qui che verrà tratto Virgilio per accompagnare Dante l'allegoria della ragione, perché spiegherà poi lungo il percorso tutti i dubbi di Dante, quindi scioglierà i dubbi e farà poi tutta una serie di riflessioni molto interessanti, per poi passare nel medio inferno dopo aver superato le mura della città di Dite, perché vedremo che il medio e il basso inferno sono protetti proprio da delle mura, quindi sembra una vera e propria rappresentazione medievale dell'epoca di Dante, sembra una vera e propria città come quella fiorentina, ben protetta, difesa da queste alte mura,
mura, e vedremo che lo stesso Dante avrà dei grossi problemi ad entrare, non saranno ben accetti, ma dovranno prima affrontare quindi l'incontro con tutti i diavoli, Medusa, le furie che sono a difesa, a protezione di questa città del medio e basso inferno, e vedremo che sarà solo l'intervento di un angelo che arriverà come una scheggia, quindi come una freccia, come un fulmine dal paradiso, e con il semplice tocco della sua verga aprirà le porte, perché questo viaggio è voluto da Dio e Dante deve proseguire. Poi all'interno del medio inferno troveremo gli eretici, naturalmente una categoria estranea al mondo greco e romano, perché appunto non era previsto, però Dante la aggiunge, quindi vedremo anche il cerchio degli eretici. E poi ci sono i violenti. I violenti anche qui sono tripartiti, quindi notiamo sempre la simbologia, il simbolo della perfezione, perché rappresenta la Trinità ed è anche un numero matematico perfetto, pensiamo a Pitagora, quindi ha tantissime simbologie nascoste. Però di fatto ci sono dunque i violenti contro il prossimo, quindi gli assassini, poi ci sono i violenti contro se stessi, quindi i suicidi, e vedremo poi coloro che sono violenti contro Dio, i bestemmiatori, e contro natura, e quindi troveremo anche i sodomiti. Poi andando avanti, attraverso un burrone veramente molto alto, quindi sarà solo grazie all'intervento di Gerione, questo altro mostro infernale, che Dante e Virgilio potranno poi scendere, e arriveremo finalmente alle Malebolge. Queste Malebolge su cui io stesso ho fatto anche la tesi di laurea magistrale, quindi quando ci arriveremo scopriremo un mondo straordinario, qualcosa che purtroppo al liceo non si fa mai, però qui lo tratteremo in maniera dettagliata perché veramente merita, ci sono delle riflessioni veramente straordinarie da fare. Nelle Malebolge, che è un unico cerchio, l'ottavo cerchio, è suddiviso però in 10 anelli concentrici, quindi è un unico cerchio però suddiviso in 10 anelli concentrici collegati da dei ponti per passare dall'uno all'altro, e vedremo che poi a un certo punto un ponte verrà detto a Dante che sarà crollato, e poi vedremo se sarà vero oppure no, però troveremo poi anche la fuga di Dante e Virgilio che scapperanno da Malebranche, quindi da questo gruppo di diavoli. In maniera anche sarcastica Dante legherà alla poesia comico-realistica o comico-parodica, perché Malebranche sarà la parodia proprio dei 12 apostoli di Cristo, quindi della brigata che seguì appunto il Salvatore. E poi arriveremo infine attraverso questo pozzo centrale che si trova in Malebolge, dove sono legati dei giganti. Grazie a loro poi Dante e Virgilio verranno portati all'interno del pozzo e posati poi alla base dove ci sono i piedi di questi giganti, quindi entreranno dentro l'ottavo cerchio e scenderanno nel nono e ultimo cerchio, di nuovo il multiplo del 3, e entreranno finalmente nel lago di Cocito che è suddiviso in 4 sezioni, anche qui 4 parti concentriche. Troveremo la Caina, l'Antenora, la Tolomea e infine la Giudecca, dove c'è appunto Lucifero, e quando arriveremo vedremo cosa succederà. Attraverso poi il suo corpo e il pelo, Dante e Virgilio risaliranno attraverso le gambe, sbucheranno dove ha i piedi e arriveranno a contemplare finalmente la montagna del Purgatorio. Quindi faremo veramente un percorso straordinario, analizzeremo in quali modi queste anime vengono punite e soprattutto che cosa ha spinto e che cosa spinge ancora oggi l'uomo a peccare, a dannarsi, a macchiarsi l'anima o la coscienza, e in qualche modo dunque anche a fare del male nei confronti del suo prossimo. E poi finalmente torneremo a rivedere le stelle per poi salire al secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Troveremo quindi molti uomini noti all'epoca di Dante, per noi oggi sono soltanto dei nomi, troveremo personaggi famosi, storici, ma anche personaggi del mito, della letteratura, troveremo Giasone, ci sarà Taide, la puttana, ci saranno tantissimi personaggi che conosciamo, ben noti, e altri meno, però sarà veramente interessante notare
che cosa spinse loro, ecco, a dannarsi per l'eternità, a rifiutare quindi il bene, a fare un uso errato della ragione, perché soltanto attraverso il libero arbitrio e quindi questa scelta consapevole che hanno deciso di peccare o per malizia o per incontinenza, ma lo scopriremo strada facendo.